Yo, buongiorno a tutti e come tutti e buongiorno diamo il via alle danze. Yes. Ehi Siri, imposta timer 20 minuti. Secondo. Siamo in ritardo, già partiamo. Non poteva capire, è ovvio, cazzo. Un attimo solo. Cosa? Avvio il timer per 20 minuti. Abili arruolati. Adesso è decretato l'inizio della prima puntata ufficiale all'interno del metaverso. Yeah. Buongiorno Yassin. Buongiorno Marci. O meglio ancora, anzi, buonasera. Buonasera, buon Buonasera. pomeriggio, quello che volete. Tanto quando è il metaverso noi non abbiamo a tutti gli effetti un orario. No, in quindi realtà siamo potrebbe qui essere da... giorno sempre, potrebbe essere notte sempre. Conosco una persona che è sempre qui. Sì. Dopo lo racconteremo. Assolutamente Ok. sì. Allora, Partiamo dal fatto di dimmi un pochettino da dove stai arrivando, da dove vieni, nel senso che adesso ci ritroviamo dentro a questa podcast space. Sì, siamo nel nostro primo Metaverso. metaverso dove stiamo registrando il nostro podcast e chi di voi poi sta guardando il video vedrà lo stream, ci può proprio vedere. E quindi da qua dentro, allora prima ero in un altro spazio, sempre di Spatial, dove una volta arrivato ho conosciuto questo personaggio incredibile che praticamente lui cosa fa di lavoro? Penso faccia il fotografo e crea animazioni, crea spazi proprio in tridimensione. E questo spazio qua, questo metaverso ti permette appunto di creare, diciamo, una serie di spazi in 3D dove puoi ospitare anche i tuoi eventi, no? Questo metaverso ti stai riferendo a Spatial? Spatial, sì. Fantastico. Come fanno Decentraland dei vari, ti permette di creare la tua casa, il tuo palazzo, la tua cosa, solo che la differenza è che è gratuito rispetto agli altri, Come no? piattaforma si presenta in maniera gratuita. Ci Sì, siamo sì. trovati molto bene, anche con Sì. l'esperienza, anche con il visore che abbiamo provato a collegare. Assolutamente. Pazzesca. Una cosa, se non l'avete mai provato, provatelo se ne avete la possibilità, perché veramente... Poi quando uno ti vede da fuori sembri un po' uno scemo, però diciamo che... Dimmi vale la di pena. più, cioè come l'hai conosciuto, dove l'hai trovato, cioè come sei entrato nell'ambiente. La cosa è stata questa: una volta scoperto questo metaverso, la prima volta tu entri col tuo, ti puoi registrare via mail o col tuo wallet, entri dentro e è una serie di spazi che puoi andare a visitare dove ci sono anche altre persone dentro, no? E questi spazi sono o creati, cioè o di base della piattaforma, Cioè, oppure quindi dei template già esistenti. sì, esistenti, Ok. oppure spazi creati proprio ad hoc, che semplicemente è proprio prendere un 3D e fare un 3D come può fare anche un architetto o insomma un designer grafico, Sì, e caricarlo qua sopra, no? sì. Che è quello che fa questo ragazzo qua che si chiama Blockstone, che poi è il suo nome d'arte, diciamo. E niente, mi teletrasporto, perché poi ti teletrasporti nei vari spazi, no? Finisco qua dentro e subito arriva sto tizio, c'era solo lui, e mi comincia a parlare, no? Iniziamo così a discutere. E dopo mi fa fare una serie di tour in tutti degli spazi che ha creato lui. Quindi con dei portali Con dei praticamente portali, ti sì. muovevi, mi raccontavi prima, da uno spazio all'altro. Sì, apri un portale e poi ti puoi muovere in un altro di questi ambienti. E poi adesso non stiamo qua a raccontare tutte le funzionalità, insomma, se siete interessati lo andate a vedere. Sta di fatto che abbiamo iniziato un po' a chiacchierare del più e del meno, quindi ovviamente sei nel metaverso, parli un po' di cripto, parli un po' di NFT, parli un po' di tutte queste cose, ma anche di quelle che sono un po' quello che succede fuori, no? Nella vita reale, Nella vita reale, ogni tanto ci scordiamo che esiste quando stiamo dentro queste tecnologie. Infatti è stato bello, perché quando dovevo andare via ho detto guarda, adesso bisogna che vado, e fa adesso lo so che ogni tanto bisogna tornare anche nel mondo reale, purtroppo. Così. Abbiamo trovato insomma una nuova cosa che sì, molto bella, ma si aggiunge già a una serie di cose che già sbrighiamo di default nella nostra vita, e probabilmente ci creerà del nuovo stress. Un'altra dipendenza. Ecco, hai detto la parola giusta, perché ho detto stress. Mentre parlavamo io gli ho detto ma
tu che lavoro fai, cosa fai nella vita? Mi fa guarda, io lavoro da casa, quindi lavoro praticamente solo online, faccio appunto questi spazi 3D, lavoro nella grafica, nella fotografia e vendo i miei servizi completamente online. Allora gli ho detto, poi lui ha chiesto cosa faccio io, di qua di là, in campo dell'ingegneria eccetera, e poi io gli ho detto però te la vivi bene, perché comunque sai, lavori solo da casa, fai questo lavoro qua, sei sempre qua nel metaverso, perché la cosa divertente di questo tizio è che lui praticamente c'ha il suo avatar che è sempre là sopra, no? Essendo che è anche un business per lui, e appena qualcuno si collega si accende questo avatar e ti risponde praticamente. È una figata, ragazzi. Io sto controllando anche adesso da desktop, ovviamente, ma vi potete collegare anche col cellulare con i visori e quant'altro eccetera. Sì. Ed è pazzesco. Vi consiglio la sua pagina e lo trovate su Spatial e lo trovate anche su Twitter, penso si chiama. Sì, lo trovate anche su Instagram eccetera. Vabbè, però ci su pagherà Spatial, perché questa pubblicità è gratis. Assolutamente. Non ci sta pagando. Nell'ambiente di Copper Hall potete trovare Blockstone e interagire con lui praticamente sempre. Lui è sempre lì. Fateci due chiacchiere perché è un grande. Che secondo me è anche un avvento del futuro, nel senso che ti sta dicendo: ragazzi, io tra un po', cioè, non avrò un ufficio con 4 pareti, una sede, tutto il resto eccetera. La mia sede sarà questa qua online. Probabile, sì, assolutamente, perché pazzesco, lui è lì e mi è piaciuto perché mentre chiacchieravo con lui aveva proprio questa visione. Cioè lui mi fa: io sono qua dentro su questa piattaforma da 2 anni. Io quando l'ho scoperta l'altro giorno ho detto è una cosa nuova, però non so, sarà qualche mese, 2 anni, e pensa che se adesso ci sono ancora pochi utenti, pensa 2 anni fa, praticamente era stato un anno da solo è stato un anno da solo nel metaverso a costruire degli spazi insieme agli indiani che c'erano prima. Sì, probabile. Però aveva appunto questa visione rivolta al futuro, che secondo lui molto molto probabilmente, penso che sia così, più andiamo avanti più ci si inserirà un po' all'interno di questo mondo. Adesso, a parte le cose diciamo un pochettino divertenti e scherzose, probabilmente ci sarà anche un'utilità di fondo, come tutte le cose, un po' come il mondo degli NFT adesso, che molti non lo capiscono, ma in realtà se viene diciamo utilizzato con un'utilità ci possono essere veramente dei riscontri molto tanti sbocchi nel mondo del lavoro, nel mondo dell'imprenditoria, del business, dalle piccole alle grandi cose, insomma. Adesso assolutamente si possono fare tanti esempi su questo. Poi ne parleremo eventualmente. Anche. Però mi interessa molto il fatto che prima hai menzionato un attimino questa cosa appunto dello stress, che l'abbiamo tirata fuori. Raccontando. Allora ti finisco di dire, allora gli ho chiesto: tu fai questo lavoro qua, probabilmente, nel senso, sei meno stressato, è molto tranquillo. E lui mi fa: no, guarda, in realtà sai, è comunque sempre da un certo punto di vista stressante, perché tu devi fare comunque una commessa per un cliente che ti commissiona il suo mondo 3D virtuale dove vuole non so, le palline colorate là sopra, ma io comunque devo mettermi lì, modellare quello, delle richieste, poi c'hai le scadenze così. Quindi alla fine, cioè, questa cosa mi ha fatto un attimo riflettere, perché tu, pur essendo dall'altra parte del mondo, pur facendo comunque un lavoro completamente diverso dal mio, e che apparentemente è meno stressante perché non ti muovi, sei lì sulla tua sedia, il tuo PC, puoi andare in cucina, prenderti il succo di frutta, quello che vuoi, però alla fine c'è comunque un livello di stress, no? E questa cosa qui mi ha fatto pensare alla situazione generale in cui stiamo vivendo oggi, perché io ovunque mi giro, a parte il mestiere che faccio io, ma lo vedo in generale, c'è un aumento di stress, di depressione incredibile. È una roba assurda che molte persone stanno soffrendo, perché non tutti riescono un attimo a controllare questa cosa. E tu vedi che dici: vabbè, ma il lavoro è aumentato e magari tu aumenti anche un pochettino quelli che sono i tuoi prezzi, perché dici: sai, c'è più lavoro, posso permettermi, giustamente, me lo posso permettere. Però dall'altra parte aumentano le materie prime, aumentano i costi, aumentano le tasse, quindi è una bilancia dove tu sei sempre
cioè sei sempre lì allo stesso livello. Diventa la tua ruota del criceto dove non esci mai, Sì, perché tanto prendi di più, tanto spendi di più, quindi alla fine la proporzione è sempre pareggio. Cosa succede? Quindi tu aumenti da una parte, aumenti dall'altra, quindi sei sempre lì, e il problema di fondo è che però aumenta la quantità di cose da fare e questo aumenta lo stress. Pazzesco. E aumentando lo stress è un problema. Ma pensi che, cioè, qual è, cioè, se noi dovessimo andare fino in fondo e trovare magari qualche altro appiglio di qualche altra natura, quali possono essere altre fonti che portano questa società di oggi ad essere stressata? Ma secondo me il discorso è che è semplicemente un discorso legato a una mole lavorativa o va a toccare comunque tante... Secondo me va a toccare allora, sicuramente il lavoro è una parte importante, però ci sono delle condizioni al contorno che fanno sì che quel lavoro perché io ad oggi vedo anche il stressante. Ragazzino che comunque non lavora, che è stressato. Sì, perché è vero, stressato? È vero questo. Perché? Probabilmente è un input proprio della società, cioè la società. Sì, ma derivante da cosa? Scaviamo. Derivante probabilmente dal fatto di volere un qualcosa già a quell'età, o comunque di immaginarsi un qualcosa che in realtà non ti serve in quel momento. Quindi questa potrebbe essere una spiegazione, non lo so, mi immagino. O avere un'ambizione molto superiore rispetto alle media, per le quali non ti senti mai all'altezza. Sì, anche. Io dico sempre, personalmente sono una persona ambiziosa, nel senso, e apprezzo quando incontro una persona ambiziosa. Bisogna essere ambiziosi, però dico sempre, cioè perlomeno è una mia visione personale, però dico sempre, ragazzi, state attenti perché non bisogna esagerare, perché al mondo d'oggi, soprattutto con quello che ti trasmettono continuamente i social, perché è ovunque un loop di crescita personale che ci sta, perché la crescita personale è importante, però bisogna stare molto attenti a mettersi, diciamo, il vestito che sta a noi, cioè non esagerare troppo con questa cosa, perché sennò rischi che tu vuoi assolutamente essere il primo, competere con quelli che in realtà sono a un livello molto più alto di te, quindi questo rischia che poi ti fa sbattere la testa contro il muro e andare... Certo, poi anche questa cosa a mio parere è discutibile, però sì, anche questo può essere, tra virgolette, indossare un abito che tra virgolette non è tuo, sì, derivante in un altro contesto, e tutto il resto può creare comunque un disagio perché non raggiungi mai comunque quel... Sì, bisogna stare attenti a controllare un attimo questa cosa qua, perché sennò si rischia di uscire un po', di avere insomma qualche Guarda, problema. mi hai fatto venire in mente che proprio questa settimana io ho guardato su YouTube, ho visto questo nuovo youtuber, cioè nuovo youtuber per me, nel senso che era la prima volta che guardavo questo personaggio e tutto il resto, che lanciava una challenge che ha fatto lui in prima persona, dove praticamente il suo obiettivo è diventato quello di cercare di detoxarsi da tutti quelli che sono gli stimoli ad oggi esterni, per il quale lui comunque ha accusato stress, depressione, ansia da prestazione e tantissimi altri sintomi che penso che facciano parte, volente o nolente, a mio parere quasi tutti noi della nostra società odierna, capito? E mi riferisco dagli input più basic che incontriamo tutti i giorni, che possono riguardare l'alimentazione scorretta, bibite zuccherate, piuttosto che altre situazioni, fino a tutto quello che riguarda il mondo del digitale, quindi input derivanti da social, da sistemi di messaggistica come può essere WhatsApp, piuttosto che altre tecnologie, ma non solo, anche tipo dai porno, piuttosto che da altre situazioni insomma correlate, che praticamente che cosa fanno? Non fanno altro che darti sempre degli stimoli, degli input che il tuo cervello comunque a lungo andare comunque non è stato progettato per tali input costanti, e si ritrova a diventare quasi come un cervello drogato di input, che ha costantemente bisogno di stimoli esterni per sorta di dipendenza alla fine, per restare attivo. Assolutamente. E quindi osservavo la sua challenge, che praticamente consisteva appunto nel distaccarsi da
tutti questi input per 15 giorni. E ovviamente ne ha tratto dei vantaggi incredibili, perché ha sostituito molte delle attività, come non so, il Netflix alla sera piuttosto che stare sui social o situazioni analoghe, l'ha sostituito col libro. L'alimentazione scorretta l'ha sostituita con l'alimentazione più corretta. E la negligenza o comunque la perdita di tempo passata davanti al computer in maniera sedentaria è stata sostituita da un esercizio fisico. Questo ha comportato vantaggi tipo andare a letto prima, svegliarsi prima, e migliorare il proprio mindset, le proprie conoscenze, perché poi da quanto tempo è, ragazzi, che soprattutto chiedo a te, Yas, visto che sei qua con me, che tipo non ci dedichiamo a quella cosa, come dire, quasi di costruzione personale o anche semplicemente passatempo. Cioè, mi ricordo che all'interno della challenge di questo ragazzo c'erano cose tipo: fai un puzzle, costruisci un Lego, ok? Che ad oggi, considerando che le nostre vite sono sempre piene, la riteniamo tipo un'attività futile. Dici che cazzo mi sai qual è la cosa che mi fa sorridere? Che tutto quello che anche, diciamo, potrebbe essere in questo momento un tuo, tra virgolette, un hobby, una cosa che ti fa stare bene, siamo talmente drogati che adesso diventa un lavoro anche quello, no? Qualsiasi cosa tu prendi un attimo in mano e dici ok, devo farlo in un certo modo, e diventa poi conseguentemente anche uno stress. Sì, ok? Tornando sempre a questo stress e a questo video, ad esempio, un'altra cosa che mi ha fatto pensare, che sono quelle ovvietà che tipo tu ce l'hai dentro la testa e se ci pensi sai di saperlo, però quando ti viene ripetuto, quando lo rivedi nel video, dici cazzo, ha ragione, porca puttana. Ed era il discorso legato a questa sorta di, passatemi il termine, ansia da prestazione. Ovvero, lui si ritrovava come youtuber a dover caricare appunto le performance dei suoi video appunto in rete. Mentre nell'atto in cui lui caricava questi video, intanto ne stava già vedendo degli altri, di altre persone che come lui avevano caricato a loro volta dei video. E comincia subito la tua paranoia, dove cominci a dire cazzo, lui è più bravo di me, cazzo, quello ha caricato il video con più visualizzazioni, quello è più bello, quello è più chiaro, eccetera, eccetera. E non mi sento mai al livello che devo essere. E questo mi crea comunque un costante velo, seppure per alcuni più alto, per altri più basso, eccetera, però costante velo di disagio. Ed è demoralizzante, deprimente, perché quante volte magari inconsciamente anche parlando non abbiamo poi fatto quella determinata azione perché per paura di un giudizio, ci è venuto in mente magari non potevo essere all'altezza o altre situazioni di questo tipo. Mi ha fatto riflettere tantissimo. Fatto sta che è stato bellissimo questa challenge, e mi sono ricordato anche di un'altra cosa. Quando avevo 20 anni, ok, quindi si sta parlando di una decina di anni fa, 11 per l'esattezza, e ho fatto anch'io una cosa di questo tipo. Non ci crederai, ma ho fatto anch'io una cosa di questo tipo. E ancora non esisteva il metaverso, e quindi non potevi scappare dentro. Però esistevano tante altre cose che magari potevano comunque lo stesso inquinarti, e sentivo la necessità, il bisogno di detoxarmi. Allora andai in una casetta su in montagna, ok? E in questa casa non c'era la connessione internet, non c'erano tante tipologie di comfort, non andava la TV, non c'era un cazzo. Io avevo solo il mio portatile dove potevo aprire solo Word e basta, ai tempi, e c'avevo con me dei libri, basta. Io ho passato 7 giorni da solo lì, ok? Senza restare in contatto con nessuno. E facendo un confronto esclusivamente con me stesso. Vi dico, non è stata semplice, immagino, non è per niente, ok? Soprattutto i primi giorni, probabilmente. Soprattutto i primi giorni, perché hai tante cose magari dentro la tua testa irrisolte che hai bisogno di
risolverle. Qual è il primo stimolo che ti viene? Cioè tipo non ti viene di dire, una volta che sei arrivato lì, non ti è venuto di dire tipo adesso torno a casa, cioè adesso torno indietro perché sono venuto a fare qua tanto. Soprattutto alla sera. Alla sera, quando un po' la situazione, un po' il fatto dei pensieri, che non c'avevi una distrazione come poteva essere un film piuttosto che un'altra cosa, poneva un confronto diretto con te stesso, o anche addirittura un sentimento, una sensazione che non sentivo da un po' e tuttora non sento da un po', la noia. Ok. Ragazzi, la noia è parte integrante dell'esperienza dell'essere umano. Cioè non puoi bypassare la noia non è una cosa negativa. È vero anche questo. La noia deve essere una cosa integrativa della vita, che ogni tanto ci deve essere per far sì che il tuo cervello rielabora le condizioni di quello che si presenta all'interno assolutamente. Fa parte anche quello delle nostre vite, solo che quando uno si fa talmente, diciamo, prendere comunque una persona talmente impegnata e presa da tante cose, succede che poi dopo tutto quello che tu cioè passi costantemente da una cosa all'altra, non hai nemmeno il tempo di annoiarti. Incredibile. E quindi si appoggerai anche me nell'essere d'accordo sul fatto che comunque, così come non hai tempo di annoiarti, non hai neanche il tempo di riflettere su quello che vivi. Assolutamente. Tutti gli effetti. Assolutamente. Quindi tornando, diciamo, al tema dello stress, secondo te come si può fare per alleggerire un attimo questa cosa? Forse una soluzione è quella appunto di fermarsi un attimo a pensare. Ogni tanto potrebbe essere il mio consiglio è quello di cercare di detoxarsi comunque da tutti quelli che sono input esterni, come possono essere anche delle semplici notifiche del tuo cellulare di qualsiasi tipo esse siano, piuttosto che detoxarsi in generale, nel senso forse anche stare con se stessi. Magari qualcuno di noi potrebbe anche stare bene magari guardando il cellulare, ma staccando completamente dalle altre cose. Dipende sempre cosa guardi quando poi ti colleghi. Vabbè, magari non lo so, ti guardi delle cose stupide giusto perché per te fanno ridere, e in quel momento, ad esempio, io alla sera mi metto lì e apro TikTok e mi guardo magari le cose più stupide che ci sono, e ad esempio se ti posso lasciare una chicca, ad esempio per quanto riguarda questo, sai che io sono abbastanza fissato negli ultimi anni sul discorso della crescita personale, quindi ho letto tante cose in merito a questo eccetera, ci sono dentro costantemente in sfida con me stesso per puntare al miglioramento costante, e tra le varie cose che comunque leggo in maniera ridondante, ho provato su me stesso, è l'allontanamento dal cellulare almeno un'ora prima dal momento, almeno per un'ora dal momento del risveglio, e almeno un'ora prima di andare a dormire, ma per una serie di ragioni. La prima, ad esempio, è oculistica. Mi veniva da ridere perché questa cosa raccontata da un podcast fatto dentro un metaverso è crazy, però è così, è simpatica, però. No, però attenzione, io con questo non voglio bandire le tecnologie, anzi le tecnologie ci hanno portato dei vantaggi incredibili, capito? Però io sto parlando del fatto di avere la consapevolezza della gestione delle tecnologie. È giusto. Che è una cosa diversa, capito? Quindi è ovvio, ogni estremo è un problema, diventa un problema. Per quanto ti chiudo il cerchio, per quanto riguarda il discorso del cellulare, la luce blu che ti produce uno schermo di un computer o di un cellulare è un motivo di disturbo del sonno gigantesco, anche inconsciamente parlando, ma non solo. Anche il fatto stesso di guardare altre persone che fanno altre cose potrebbero suscitarti conscientemente o inconscientemente la cosa che quell'ansia da prestazione che parlavamo poco fa, perché vedi altri che magari sono lì a divertirsi, invece tu no, e altri che hanno raggiunto dei risultati e tu no, eccetera eccetera eccetera. Diciamo che la consapevolezza del saper gestire diciamo la propria vita, e anche l'attenzione al giudizio e al confronto. E il confronto è giusto, deve essere costruttivo, ma non devi mai metterti a un livello
troppo alto, perché tanto tu alla fine il confronto più grande che puoi fare è quello con te stesso, e poi ambire. Non lo so, nel senso che ti dico, secondo me prima di tutto devi confrontarti con te stesso, e poi dopo, cioè confrontarti vuol dire, nel senso, guardare il te stesso di, non so, un mese fa, 2 mesi fa, 3 mesi fa, se hai fatto dei passi avanti oppure no. questo sì, però cioè, non sono molto d'accordo sul discorso dell'obiettivo, cioè avere degli obiettivi no. grandi, ambiziosi, secondo me non è un problema. No, ma sono d'accordo, quello è giusto. Io dico solo che devi contestualizzare anche quello, perché ovviamente ci sta che tu abbia gli obiettivi. Contestualizzare la cosa, assolutamente. Non è che tu guardi. È inutile che ti paragoni, per dire, a Elon Musk, che c'ha già un certo percorso e tutto, e tu pretendi di avere lo stesso risultato non avendo le stesse risorse in 3 mesi, capito? Non so, poi certo. ti deprimi perché dici no, io non riuscirò mai a fare quello, e poi finisce così, capito? Assolutamente. Quindi insomma, una società stressata, con tanti nuovi bug 3.0 ed è per questo, ragazzi, che noi abbiamo cominciato a pensare, cioè per un mese abbiamo pensato a come e dove condurre questo podcast, finché abbiamo detto ma facciamolo dal metaverso, perché almeno così riusciamo in questo poco tempo a uscire anche noi un attimo dalla realtà, entrare in un'altra realtà, però continuare a parlare di quello che succede anche nel mondo reale. E vi garantisco che, soprattutto se lo fate con l'esperienza dei visori, diciamo che un po' ti fa uscire effettivamente un pochettino da quello che è il mondo reale. Assolutamente. Ricordiamo sempre, anche per chi sta ascoltando comunque questa puntata da Spotify, potranno trovare sulle nostre pagine, comunque Instagram e tutto il resto eccetera, comunque anche i link per collegarsi ai video che comunque facciamo all'interno di Spatial, di questo metaverso, e appena sarà possibile comunque cercheremo anche di affrontare anche un piccolo upgrade, condividendo il link e coinvolgendovi direttamente in live all'interno di questo nuovo mondo. Ci sarà da divertirsi assolutamente. L'upgrade successivo sarà anche invitarvi o invitare delle persone, perché ci sono delle funzioni veramente interessanti che scoprirete man mano con noi. E a questo punto noi vi salutiamo, speriamo che questa prima chicca, insomma, From the Metaverse della giornata From the Metaverse. Salutiamo il nostro amico Blockstone che è sempre nei nostri pensieri, grandissimo. E vi salutiamo tutti dal metaverso. Un saluto da Marcello e da Yassin, e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.